Oggi ricetuzza buonissima, andremo a fare insieme una crostata con crema d'arancia e ganache al cioccolato, che è più buono. Non c'è. Adesso io vado a utilizzare il mambo perché devo andare a frullare lo zucchero per realizzare lo zucchero in velo, quindi utilizzo il mambo, ma potete impastare sia a mano sia con un food processor o con il bimbi. Quindi il mambo, siccome ha la modalità peso, mi vado a pesare subito 60 grammi di zucchero, ok, quindi lo vado a macinare e vado a premere la modalità ecco qua, chiudiamo, lo faccio vedere per chi non lo sapesse, velocità 10, 15 grammi di cacao amaro, vado ad aggiungere 215 grammi di farina, alla quale vado ad inserire anche 2 grammetti di sale, vado a mettere della pasta di vaniglia che Carusi ci sta e vado a tagliarmi a pezzetti 150 grammi di zucchero di burro freddissimo, non zucchero Carusi, e lo vado a tagliare così a pezzetti. 143, 151, va benissimo, chiudo perfettamente e vado a velocità 4. A questo punto vado ad aggiungere pure un uovo, faccio impastare ancora 30 secondi, dopodiché la vado ad uscire. Se vedete che è ancora poco formata la frolla, è perché magari il vostro uovo è piccolo, andate ad aggiungere un paio di cucchiai di acqua. È un po' appiccicosa ma non troppo, Carusi, perché si è riscaldata. Quindi andiamo a richiudere e andiamo a mettere in frigo per fare raffreddare la frolla bene, ok? Un'oretta. Andiamo a ungerci un po' una placca da forno, io uso questa da crostato con il coso rimovibile, altrimenti ungetela bene per sicurezza. Dopodiché andiamo a riprendere la nostra frolla, non lo buttate questo, lasciatelo da parte che ci servirà per fare la cottura alla cieca. Quindi andiamo a modellare un attimino in modo che si va a diventare elastica di nuovo. Quindi la vado a stendere per uno spessore di 3 mm fino ad arrivare al diametro della mia tortiera. Aiutatevi con la farina o stendetela su 2 fogli di carta da forno. Quindi andate ad arrotolare sul mattarello, così vi aiutate, eliminate la farina in eccesso e andatela a sistemare bene sulla vostra tortiera o in questo caso forma da crostata. Adesso state bene attenti, dobbiamo fare una cottura alla cieca, quindi io adesso qua vado a tagliare prima la frolla in eccesso, voi non lo fate, lasciatela lunga, alta, non così come sto facendo io che la sto piegando e la sto eliminando, non lo fate perché in cottura, durante la cottura alla cieca, va a cedere un pochettino 1 centimetro e noi la vogliamo alta dai bordi, ok? Quindi dopo la prima cottura l'andate ad eliminare dopo. Adesso vado a riprendere il mio foglio di carta da forno, lo vado a strizzare un pochettino e lo vado a posizionare sulla mia base. Dopodiché vado ad inserire dei legumi, del riso, io utilizzo sempre del riso, potete inserire dentro quello che volete.
Quindi andate in forno a 190 gradi, forno statico nel ripiano centrale del forno per 15 minuti. Dopodiché andiamo ad eliminare il riso, in questo caso se voi avete utilizzato i ceci, e andateli a togliere e lasciate cuocere ancora 10 minuti nel forno. Adesso, come potete notare, la crostata si è abbassata un pochino, per questo vi ho detto lasciate i bordi un centimetro più alto, ok? E poi quello che è in più lo andate a tagliare dopo, a questo punto, prima di fare la seconda cottura, con un coltellino, passando dritto dritto a livello della teglia, ok? Andiamo a preparare la crema all'arancia, quindi andiamo a grattugiare la scorza di un'arancia, vado a spremermi il succo. A 140 grammi di succo d'arancia vado ad aggiungere 10 grammi di succo di limone e 200 ml di panna non zuccherata. (150 grammi di zucchero semolato), quindi andate ad aggiungere anche 4 uova intere e andate a mescolare così, e accendete, dopo che avete mescolato tutti gli ingredienti, accendete la fiamma a fiamma bassa e lasciate cuocere fino ad arrivare ad una temperatura di 80 gradi circa. Non deve andare a bollire, ok carusi, altrimenti si va a stracciare l'uovo, quindi non va bene. La nostra crema si andrà ad amalgamare così piano piano, ok? Purtroppo dovete mescolare sempre, caro Siddi, ci vorranno all'incirca 10-12 minuti. Quindi quando vedete che fa questo bello fumetto, andate a spegnere, andate a filtrare così da eliminare la scorzetta d'arancia, così da eliminare eventuali grumi. Setacciatela per sicurezza, ok? A questo punto la nostra crostata ha completato anche la seconda cottura di 10 minuti, quindi andiamo a versare piano piano la nostra cremina all'arancia. Prima però mettetela in una placca da forno, così piano piano la spostate e la infornate a 145 gradi per 25-30 minuti. Ed eccola qua Billa che cotta insieme alla mia padella che non ho spostato, Carusi, non so perché. Comunque stavo preparando le zeppole qua. Lasciatela raffreddare completamente, dopodiché andiamoci ad occupare di preparare la ganache. Quindi andatevi a grattugiare 150 grammi di cioccolato fondente al 70%, dopodiché andiamo a sciogliere 130 grammi di panna fresca non zuccherata, andiamola a riscaldare nel microonde fino a portarla a una temperatura di 90 gradi, quasi al bollore, potete farlo anche nel pentolino. Dopodiché andiamo ad inserire la panna all'interno del cioccolato, mescoliamo il tutto e lasciamo raffreddare 10 minuti, ok? Dopodiché la andiamo a mettere sulla nostra base di crema all'arancia nella nostra crostatina. Decorate come meglio preferite, e se avessi avuto dei pisalis li avrei messi, ma io vado a mettere un po' di colore verde con della granella di pistacchi. Potete non mettere niente, potete fare dei ciuffetti con dell'altra ganache, decorata a piacere carusi, provatela perché è buonissima. Questa crema all'arancia è ideale solo per la cottura in forno, mi raccomando, perché altrimenti non viene densa densa, ok? Prima di servirla lasciate raffreddare in frigorifero almeno 2-3 ore, ok? Ed ecco qui la nostra torta all'arancia e cioccolato, che è la fine del mondo.
Spero che la ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un grosso abbraccio, alla prossima dalla Cucina Cuore. Ciao così belli, se la rifate inviatemi la foto o inviatela nel gruppo Facebook La Cucina del Cuore di Laura e il gruppo, dove potete condividere tutte le ricette mie rifatte da voi. Ciao!